Buonasera o buongiorno a tutti, qui il vostro Anthony che vi parla e oggi continueremo la live di Agatha Christie di ABC Murders. Dunque, come vedete noi siamo al 71%, quindi non so se stasera riusciremo a finirlo, se non è stasera, la prossima settimana. Allora, facciamo gioca. Noi nell'ultima live avevamo usato le cellule grigie, avevamo, diciamo, eravamo arrivati a una conclusione su alcune vicende. Dobbiamo adesso chiamare, se vi ricordate, Giap. Quindi dobbiamo prendere il telefono e chiamare l'ispettore Giap. Chief Inspector, we are looking for a stocking salesman. I see you have a suspect. Yes, contact all the stocking wholesalers who may employ him. Your suspect is a salesman? No, he does not take orders. He sells door to door. Right. The hunt is on. Ok. La D, Don Casta, questo deve essere l'assassino. Are you leaving, Mr. Cust? Yes, I'm going to Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. I have to. I have engagements. I must respect them. Can you get the post, Hastings? And why don't you go and get it yourself? Très bien. What's going on? I've never known Hastings to be so disagreeable. Ok, andiamo a prendere noi la posta. Ah, vediamo un attimo se parla sugli articoli di giornale. Ah, ci sono due cose nuove. August 31, 1935. Moustache at half-mast. Poirot's repeated failure in ABC case. Sometimes small things troubled great men. Hastings, faithful collaborator of the Belgian detective, knows something about it. 3 mornings in a row, he confided to us, the cook broke the egg yolks when preparing Poirot's breakfast. This apparently casual event has greatly disturbed my friend, to the point it breaks his concentration and slows his judgment. I also noticed his mustache, of which he is so proud, being duller than usual. Poirot, I assure you I haven't said any such thing to the journalists. They twist everything. Ok. E l'altro è questo. Royal Mathematical and Statistical Society's Bulletin, September the 9th, 1935. The alphabet murder, a methodical madman. It's highly probable that the alphabet murderer will kill again. Could we possibly estimate the number of victims in his next crime? Yes, and it is easy. As soon as we know the ratio of towns, cities and villages whose names begin with a D and the ratio of English people whose names are spelled the same. On the one hand, the ratio of towns, cities and villages in England with a name starting with D, and on the other hand, the ratio of English people with a name also starting with D. After this initial calculation, it is easy to deduce the likelihood of actually being murdered if you belong to the target population. Go to the last page to find our results and details on the calculations. Ok, perfetto. Sistemato anche questo. Prendiamo la posta che c'è vicino alla porta. Poor Mr. Poirot. I'm quite sorry for you. If at first you don't succeed, try again. We've a long way to go still. Typery? No, that comes later. Letter T. The next little incident will take place in Doncaster on September 11th. So long. ABC. I should compare this letter with the one on my desk which I received earlier to see if it does indeed come from the same person.
Dunque, l'assassino ci ha detto che il prossimo sarà a Doncaster. Di cos'è che... ah, aspetta che c'era qualcosa qui. It is not the right time. Ok, non è il momento giusto. Ci sistemiamo i baffi. Va bene, allora, sembra che l'assassino ci abbia mandato un'altra lettera con il prossimo omicida a Doncaster. Noi adesso andiamo qua, dobbiamo consultare questa lettera con gli altri tre per vedere se è sempre della stessa macchina fotografica. No, scusate, macchina da scrivere, no macchina fotografica, chiedo scusa. Allora, Let us examine this more closely. dunque, questa qua in alto è della C, vedete, Curston. E qui invece la lettera è la D di Doncaster. Allora, vediamo. Sicuramente c'è la I maiuscola. Aspetta un attimo, perché mi sta dando... Cos'è questa? Ah no, Poor Mr. Poirot. sì, va bene, abbiamo già visto questa, ok. Allora, dunque, la I... Certain characters in the two letters may have similar defects. no, ho sbagliato, devo prima selezionare quella in basso, che palla, cosa Yes, cazzo. this I is weird. Con questa qua, la I, come al solito. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. Poi ci I c'è have to la, find some other similar defects to confirm my theory. la A, come al solito. Ah no, devo prima selezionare questa in basso, è vero. Yes, the A appears to be quite unusual. Con questa A. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. I Yep. have to find some other similar defects to confirm my theory. Ok, poi c'è la W piccola, minuscola, che come vedete è un po'... The W is not printed non è properly. stampata perfettamente. Ed eccola qua, quindi è lo stesso, ragazzi. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Hastings, he strikes tomorrow. Chief Inspector Japp? He's on another line. Can I take a message? Yes, please, mademoiselle. It is from Hercule Poirot. Tell him ABC strikes tomorrow in Doncaster. He must call me back. Very well, sir. Bien, now I'm going to see what I can find from these burnt documents. I've received the product I need. Hastings, if you do not mind, I would like you to take a few notes. Yes, yes. Allora, andiamo adesso qua dove c'è questo tavolino. Now, down to work. Ok. All of this needs putting in order a little. Bene ragazzi, dobbiamo... Questa è una lettera bruciata che abbiamo trovato nella precedente live. Ora dobbiamo naturalmente ripristinarla. E mo qui so cavoli amari perché... Allora, dunque... Allora, dunque... Dobbiamo montarla, come si può dire. Allora, vediamo. No, così... Forse questa qua... No, questa qui. This does not look too difficult. Ok. Ah sì, non sono proprio, diciamo, unite perfettamente, però... Ok. This page is finished. Ok, questa pagina That's l'abbiamo... done. 3 more to go. Eh sì, restano tutte queste ancora da fare. Allora.
This page is child's play. Poi questa sicuramente qua così. It's so simple. This page is finished. Ok. And that's two done. It's easier than I thought. Andiamo adesso in questa. I think that this is right. This page is finished. Only one more. Keep going. Ecco, adesso facciamo l'ultima, ragazzi. Dunque, vediamo un po'. Questa forse va qui, così. This piece should be placed here. This page will be reconstructed in a flash. Come no? Oh. Dai, non incominciare, This page is finished. All the pages are reconstructed. Ok, mo adesso dobbiamo pulirle. Prendiamo il panno. Cioè, vuol dire, A bottle prendiamo... of solvent. A dry cloth. No, forse dobbiamo pigliare... A dry cloth. Come cavolo è? A bottle of solvent. Ah, ecco qua. The cloth is now soaked with solvent. Lo passiamo qua. Got it! Make a note, Hastings, make a note. Mrs. Alice Asher, shop owner in Andover. Tracheitis, hemoptysis, prescribed laudanum. I got it. Look. Poirot, where on earth did you find these files? On a fire at the bottom of the garden at Comside. All right, but where did the person who burned them find them? Allora, leggiamo adesso i documenti. Alice Asher, shopkeeper in Andover. Tracheitis, hemoptysis, chronic cough with loss of blood. Prescribed laudanum-based cough medicine. Poi, Betty Barnard, waitress in Bexhill. Chronic bronchitis causing dysphonia. Advised to stop smoking. Alexander Bonaparte Cust. While wounded, mustard gas and head trauma. Pulmonary emphysema. Hemoptysis. Coughing fits with blood. Suffers from absences and amnesia. Dick Dudley Dunbar, owner of the Black Swan Hotel in Doncaster. Asthmatic. Heart disease, heart condition. perfetto ragazzi, sappiamo chi è la Let's now quarta. try and get our brain cells to work. Sappiamo chi è la prossima vittima, un certo Dick, potrebbe essere lui, inizia con la lettera D. Ok, allora, adesso dobbiamo fare, diciamo, questo, dobbiamo cercare di raccogliere gli indizi e capire cosa hanno in comune. Allora, Bexhill è una località marittima, sui documenti bruciati c'è il nome della signora Asher, Tora Gray ha visto il venditore ambulante, c'erano molte persone a Charleston, le cartelle cliniche di Sir Michael sono state consultate di recente,
Tutte le vittime soffrono di malanni della gola. Allora, dobbiamo selezionare le cartelle cliniche di Sir Carmichael Clegg, sono state consultate di recente. Tutte le vittime soffrivano di malattia alla gola. E sui documenti bruciati c'è il nome della signora Ash. I documenti provengono dallo schedario dei clienti del dottor Clark. The burned documents are medical records, and without a doubt they come from Clark's archives. First of all, because all the patients have throat conditions. And secondly, their name starts with either A, B, C or D, and it is precisely the files that match these letters that have been tampered with. But why burn these files? How come the names of the 2 victims appear on them? And who are the 2 other patients? These are very good questions. Ok, rispondiamo al telefono. Hello, Poirot? Any news, Chief Inspector? You wanted a stocking seller? We have one. Reported by his landlady, who thought he was behaving suspiciously. He has the most unbelievable name. Allora, dobbiamo rispondere a Alexander Bonaparte Cos, perché nei documenti bruciati comunque lui non è mai stato ucciso. Vediamo se è questo. Alexander Bonaparte Cust. Yes, Alexander Bonaparte Cust. How did you guess? E poi vedete ABC, You il have nome. magical powers. It's a serious lead. I called Doncaster. A person matching Cust's description has been seen at the station. He got off the train from London, but after that, nobody knows where he went. Allora, bisogna, mi sembra, dirgli indica l'hotel, il Black Swan, dovrebbe essere quello, là, il quadrato, diciamo. Look for him at the Black Swan Hotel. What? How do you know he's there? Trust me, Chief Inspector. You appear to be very sure of yourself. Very well. I'll call the Black Swan straight away. The owner is going to get a shock when he learns that there's a murderer under his roof. Incoraggia Jap, Do vai. your best, Jap. You can count on me. Forse devo essermi sbagliato, ragazzi. Hastings, everything is at stake. With a little luck, our main suspect will soon be under lock and key. Mi sa che forse l'hotel che abbiamo detto era dove viveva l'assassino, So Alexander. has been arrested. Yes, the Doncaster police are sending him by train. That is good news. But why so gloomy, Chief Inspector? Well, when I told the hotel owner that he was sheltering a murderer, he collapsed. He's dead? No, fortunately, but it has taken its toll on him. It has to be said that with his name starting with the letter D, he had every reason to fear Cust. I bet he was going to be the next victim. Allora, dobbiamo mettere di conoscere la cartella clinica di Dunbar. Chief Inspector, I believe that I share responsibility for Okay. this incident. What do you mean? I saw Mr. Dunbar's medical records. His heart was weak. I should have warned you. It's very honest of you to tell me that, Poirot. I appreciate your gesture. Please keep me informed of his progress. You can count on me. I'll do what's needed. I will visit him at his bedside when the killer is caught. That's typical of you, Poirot. We should focus on the next part of the investigation in order to avoid other incidents. While we're waiting to question Cust, we could search his room in London. Where does he live? The Marbury Guest House? I'll see you there. Yes, but start without me. First of all, I have to sort out a few details for Cust's transfer. I understand. À bientôt. Hastings, we are making good progress. Please go and search the room of our number 1 suspect. With pleasure. I did have a dentist appointment, but I'll cancel. A dentist. So that is why you are so nervous and bad-tempered. A visit to the dentist is never an enjoyable prospect. But an unavoidable one. Go to your appointment, Hastings. I will manage on my own.
Va bene ragazzi, ho fatto un pochino di confusione forse. Vabbè, il nostro assassino, diciamo, To Marbury presunto, Guest House, please. presunto assassino, diciamo sospettato, viveva a Londra, da quel che ho capito. Ma infatti, vedete, quindi il nome che abbiamo appena detto adesso dell'hotel che si chiama Black, vabbè, insomma, l'abbiamo sentito poco fa, e dove c'era la quarta presunta vittima che iniziava per D, che per fortuna siamo riusciti a salvarla. Va bene, adesso diamo, entriamo nell'hotel, cioè in questo ostello, in questa pensione. Allora, diamo un'occhiata in giro prima. It is a very beautiful piano. Maybe Mrs. Marbury likes to play in her free time. It is a very beautiful... Va bene, ok, non possiamo suonare il pianoforte. Vediamo un po' qui. It looks like I've found the real master of this house. Ah, il gatto. Ritratto di un gatto. Questo era il suo giochino. E questo è il suo lettino. There is no need to worry about the household cat. I'm sure that Mrs. Marbury lets it do what it pleases. Eh sì. Poi diamo un'occhiata in giro ancora. Allora, non possiamo naturalmente controllare i registri, quindi dobbiamo sicuramente... però possiamo dargli un'occhiata al registro forse, vediamo, allora. Beh, perché non mi dà il quadrato qua, porca... Oh, me l'ha dato adesso. I should check the register. Mrs. Marbury may have been hiding something from me. Ok. How do you do? You must be Mr. Hercule Poirot. Chief Inspector Jack told me that you might be coming. Direi che è di grande aiuto, dai. Madame, you may be of valuable help to me. It would be my pleasure to help you. Will there be some journalists there as well? I think you might even be interviewed. You are key witness. I've suspected him for some time, but he appeared so harmless. Oh yes, sometimes he got angry and waved his arms about. But even then, he wasn't frightening. And he was as gentle as a lamb again immediately afterwards. It was only this morning that I understood. He told me he was going to Cheltenham, but my daughter saw him at Euston Station. It's not the right station. To get to Cheltenham, you have to take the train from Paddington. And what's more, Mr. Cuss left behind an ABC with Doncaster underlined. As you can imagine, when I saw that, I called Scotland Yard. Complimenti, facciamogli complimenti, dai. Well done. You were right. He did go to Doncaster. So I was right to warn the police. Tell me, did you have any other reason to suspect Mr. Cust? Well, he's odd. Sometimes he coughs really loudly and complains that his throat is burning, and sometimes he talks to himself and stares into space. He told me that it was because of a wound he got in the war. His head hasn't been quite right since, he said. And then he was in Churston when that millionaire got murdered. I found his train ticket when I washed his coat. He didn't want me to wash his shirt. He washed it himself. But I did see big brown stains on it. Allora, chiedigli dove si trovavano le macchie, va? Where were the stains on the shirt? On the collar and on the buttonholes. Cut used to travel for his work. Is that correct? Oh, it wasn't for pleasure. He was always unwell on trains. But he had to sell his stockings around England. I have to respect my engagements, he used to say. Do you know where Cust was at the time of the murder in Andover and Bexhill? On June the 21st and July the 25th? No, I don't know. That was a while ago, you know. But surely you keep a register. It won't do you much good.
Mr. Cuss rents his room for the year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Ah, I remember one thing. Bexer's by the sea, right? Indeed, it is a large seaside resort. Well, as it happens, at the start of July, Mr. Cast asked me to repair his bathing dress. Suspicious, huh? Ok, pregala di continuare. Very interesting. Please continue. I also forgot to say that he started buying newspapers that talked about the case. Allora, chiediamo delle precisioni. Which newspapers? The evening ones and the daily ones. That will be all for now. I'm going to take a look at his room. Take the key on the counter. Ok ragazzi, la proprietaria ci ha dato l'ok. Allora, vediamo il registro. I don't think my register will help you. Mr. Cuss rents his room all year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Vabbè, noi comunque la guardiamo lo stesso. The truth is becoming apparent, and I have something to say to Mrs. Marbury. Vediamo un attimo la This signora. woman appears to be in a good mood. Gesti fluidi. Atteggiamento accogliente. E un bel sorriso, ok. Mrs. Marbury is in a good mood. She's working very precisely in producing incredibly thin peel. Ok, facciamo ancora delle domande riguardo al registro. Ah, però vediamo, ci sono anche delle novità qua. Allora, la testimone e l'affittacamere di ABC, chiamiamolo. Subaffitta le camere ad altri clienti quando i suoi residenti abituali sono in viaggio. Quindi diciamo che il nostro sospettato ABC affittava all'anno, pagava annualmente. Ha visto le ABC lavare una camicia piena di sangue. Poi questa è Lady Claire. Vabbè, abbiamo già visto. Ah, ecco, vittima. Proprietario hotel. Infatti è quello che dicevo, dell'hotel Black Snow, la vittima, Dick Dunbar, è sulla lista dell'assassino e soffre di cuore. Quindi in un modo o nell'altro, su una quarantina d'anni siamo riusciti, diciamo, a salvarlo, se vogliamo dirlo. Poi vediamo un attimo, questi sono tutti gli altri testimoni. Ok. E questa signora qua, la signora Marbury, è una... Scusate ragazzi, si era disconnesso il DualShock. Ok, 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 ok. Ogni tanto il DualShock boh, perde se si disconnette. E vediamo un attimo, interroga la signora, sempre Marbury. Ok, mo la interroghiamo perché c'è qualcosa che non ci convince. Mrs. Marbury, if I am to believe the register, you rented room 306 to a certain Mr. Fishman on the day of the Bexhill murder? Room 306 is Cust's room. Can you explain yourself? Yes, I remember. Just for one night as a favor. Mr. Custer was away, all my other rooms were taken, and poor Mr. Fishman had nowhere to go. Mostriamoci It comprensivi, doesn't dai. matter, provided that you remembered to change the sheets. Oh, do you think so? Sarebbe illegale, però, vabbè. Allora, possiamo andare adesso. Andiamo su allora. Possiamo andare a controllare la camera del nostro sospettato. Allora. Qui cos'è che c'è?
Laudanum Cameron's Chemists. Laudanum, a medicine for coughs. It is what Dr. Clark prescribed for Mrs. Asher. This subject would probably be useful to me. Ok, lo prendiamo. E poi c'è questo qua, che cos'è? Sedativo. Diethyl barbituric acid, Oh. Johnson Company. I know this medicine. It is a powerful sedative. This subject would probably be useful to me. Ok, abbiamo preso quello che ci serviva. Andiamo adesso qui dove c'è il lavandino. Ma no, si stava sistemando. Allora, eccolo qua. Qui, triangolo. This Ecco qua. dark stain. It could be blood, but goodness knows how long it has been there. Poi controlliamo il letto. How hopeful. This place is a real mess. Allora, letto leggermente spostato, stoviglie in disordine, cappotto trasandato. The least we can say is that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. Adesso andiamo alla scrivania. Eccolo qua, qui c'è un coltello. A long-bladed knife. A murderer's weapon. This subject would probably be useful to me. Poi c'è una bottiglia rovesciata. Did Cust drop it when he opened the window? Or was it Mrs. Marbury while she was cleaning? La lettera macchiata. John Milligan, Managing Director, Silky Legs, Frederick Street, Leicester. To A.B. Cust, Marbury's Guest House, 1935, May the 21st. Dear Sir, further to our letters dated 5th and 10th of the month, we confirm we are you as door-to-door salesman, according to the conditions stated in our previous letters. We will send you the articles by mail and also a Redfield typewriter you will be using for every business letter. Regarding the schedule of your rounds, please do as following. June 21, Andover. Arrive by train the 20th in the evening and get a room at Station Hotel. Start your turn in the north part of the town. This letter establishes that Cust went to Andover, but the ink has hidden the destinations of his other trips. I know from Mrs. Marbury that he went to Churston. I just have to show that he went to Bexhill, and I will have proved that he was present at all the crime scenes. Ok. È vero, in effetti mancherebbe una collocazione al fatto che sia stato a Bexhill. Poi qui abbiamo queste Cust is qua. parsimonious. He keeps his pencils and sharpens them until there is nothing left. It is clear that he did not grow up in luxury. La guida ABC. It's an ABC. E la macchina da scrivere. I have to get the ribbon. How am I going to do it? Ok. Dobbiamo rimuovere le due bobine. The right-hand reel has been removed. The left-hand reel has been removed. E prendiamo il nastro.
Something is blocking the ribbon. And Ok. here is the ribbon. Let us see if it was indeed used to write the letters sent by ABC. I only need the ink ribbon for my inquiry. I will let Jack clean the keyboard if he wishes. All the letters announcing the murders were written on Cust's typewriter. Ok. Ora andiamo, controlliamo qua. Ammazzate. Quante roba... ABC guys. Enough to sign about a dozen murders. It's closed. Allora, qui è chiusa questa. Dobbiamo usare il coltello. This knife is very useful. Who knows? Maybe it never cut anything other than string. Stockings. E qui ci sono delle calze. Ok. Poi controlliamo l'armadio. Trousers, white shirts. Everything has been washed very well. Il costume da bagno. Most probably the bathing dress repaired by Mrs. Marbury's expert hands. I All the giornali. main articles referring to the ABC case are here, from the Churston murder onwards. Nothing before that date. E poi questo libro qua. Bexhill Daily Paper, dated from the day of the Bexhill murder. Let us now try and get our brain cells to work. Ok, ora dobbiamo usare le nostre cellule grigie. Come vedete ci sono varie opzioni. La camera di casa è stata affittata a qualcun altro. Betty aveva una foto di lei e di Donald. Chiave della camera. I giornali locali di Bexhill. Costume da bagno. E la signora Marbury ha rammentato il costume da bagno ai primi di luglio. Allora, dove era a casa al momento dell'omicidio di Bexhill? E mo' dobbiamo dirlo. Allora, il giornale locale di Bexhill il giorno dell'omicidio di Betty è stato trovato nella camera, questo. E poi l'altro, che il 25, eccolo qua, la camera di casa è stata affittata a qualcun altro il 25 luglio. Questo. Probabilmente Cust era a Bexhill il giorno dell'omicidio. The register shows that Cust did not sleep at the guest house on the day of the murder. Where was he? Bexhill. The Bexhill paper reveals it. Cust bought this newspaper in Bexhill on July the 25th. No use continuing the inspection of this room. I've seen all there is to see. Ok, abbiamo controllato tutto. Anche qua. ABC guys. Enough to sign about a dozen murders. Va bene, possiamo andarcene. Goodbye, Mrs. Marbury. Thank you for your help. Bye. Ah, Chief Inspector. I was about to leave. Good evening, Chief Inspector. Welcome. Please excuse me, I must go to the kitchen. I'll leave the key of Mr. Cust on the counter. I'm sorry I'm late. I've spent ages with the Doncaster police. And you? I have established one fact. On 3 occasions, Cust was at the scene on the day of the crimes. Allora, Let's talk to Jap. ok, parliamo con Jap. I've listened closely to what you have to say, Poirot. For me, there's no doubt Cust is guilty. Do you have any element that might prove the contrary? That is what we're going to look for. Let us now try and get our brain cells to work. Ok, ancora le cellule grigie. E vai. Qui ce ne sono
Chart aveva la possibilità di uccidere le 3 vittime. Allora, vediamo. Cast, scusate, Cast, no Char, Cast. Cast era Churston il giorno dell'omicidio di Sir Clake. Tutte le lettere inviate a Poirot provengono dalla sua macchina da scrivere. Cast era Bexley il giorno dell'omicidio di Betty. Conserva i giornali che parlano degli omicidi. Ha un coltello come quello usato per pugnalare Clark. Ha mentito sulla sua destinazione. Cast era ad Andover il giorno dell'omicidio di Alice. Soffre di emotisi. Perde sangue dalla bocca quando tossisce. Aveva del sangue addosso. Ha delle guide ABC nella camera. Allora, dobbiamo subito... Era Carston al giorno dell'omicidio di Sir Clay. Questa è la prima. Cast era... Dove cacchio è? Era Bexhill il giorno dell'omicidio di Betty. E Cast era ad Andover il giorno dell'omicidio di Alice. Cast si trova in tutte le città. Si trovava in tutte le città dove sono successi gli omicidi. Ci sono punti in comune fra Cast e l'assassino. Allora, tutte gli indizi sono più o meno quelli che ho detto prima, ragazzi, quindi non sto a ripeterli. Allora, tutte le lettere inviate a Poirot provengono dalla stessa macchina da scrivere, che è questa. Poi ha un coltello come quello usato per pugnalare Clark, che è questo. E ha anche delle guide ABC nella camera. Avrebbe potuto commettere tali crimini. Ed è l'ultimo. Cast ha un comportamento sospetto. Certo, conserva i giornali che parlano degli omicidi. Anche se, vabbè, uno potrebbe anche conservarli. Ha mentito però sulla sua destinazione. E aveva anche del sangue addosso. Colpevole. Quindi dovrebbe essere stato lui. The evidence against Cust is overwhelming. His presence at the scenes, the knife, the blood-stained shirt, the ABCs in a box. C'est vrai. However, the blood Mrs. Marbury saw on Cust's shirt may have been his own. According to his medical records, he suffers from hemoptysis. The murderer cut Sir Carmichael's throat from behind, and the blood spurted outwards. You would expect the murderer's shirt to be stained on the sleeves, not on the buttonholes. Yet we see quite the opposite. You would expect the murderer to keep the newspaper articles about his crimes. But Cust's collection starts in Cheston, as if it discovered the case rather late. I agree it's troubling, but it doesn't change my mind. There's small details that we should be able to clear up by questioning Cust. When can we talk to him? Doncaster is sending him to us on the first train. Are they questioning him already? He says he can't remember a thing. It's plausible. Doctors say he suffers from absences and amnesia. Mrs. Marbury has confirmed this. He may have done the murders in an altered state. A familiar situation. It's not enough to clear his name. Dr. Thompson insisted that even if you don't know what you're doing, you never commit a murder without wanting to. Très intéressant. I shall remember that. Right. I'll go and examine the suspect's room. Chief Inspector, I took the liberty of removing a few clues to examinatum. All right, we'll discuss them tomorrow. In the meantime, I'm going to see if you've missed something. Ok. Bene, abbiamo finito, mo prendiamo la macchina. To Scotland Yard, please. E ora andiamo a Scotland Yard. E dobbiamo interrogare Cust. Questo è l'ufficio dell'ispettore Japp. Eccolo qua, il nostro presunto colpevole. Allora, diamogli un'occhiata. This man is not in good shape. Occhi bassi, gesto nervoso,
e giacca sgualcita. He is worried and very tired, and other police have been hard on him. Ok, ora possiamo parlargli. Ah, ecco, vediamo, c'è una novità. Vediamo, sospetto, una quarantina d'anni, Alexander Bonaparte Cast. Vive nella pensione Merbury dove affitta una stanza all'anno. È un venditore ambulante e vende calze. Si trovava in ogni città in cui è avvenuto un omicidio. Poi mi pare che qui non ci sia niente di... Vediamo qua, no. Ok, parliamo al sospettato. What do you want from me? Presentiamoci. Good day, Mr. Cust. I am Hercule Poirot. Ah, you're the detective. Parla delle lettere o chiedi perché ci ha spedito le... Parla delle lettere, vediamo. Yes, I am the person you have been sending the letters to. I didn't write these letters. I've already said so. Fagli ammettere che ha dimenticato. Maybe you forgot that you wrote these letters. Yes, it's true. Sometimes I forget. Maybe I did type them. Vediamo un po'. Chiedi se è capace di uccidere. Are you capable of murder, Mr. Cust? All these questions are giving me a headache. Fagli parlare dell'esercito, You vediamo un po'. suffered during the war. It's true. I was wounded. I suffered. But the army was the only place I didn't feel inferior. No questions. Just orders to follow. But ever since you were wounded, you have absences, bouts of amnesia. And headaches. Professor Clark treated you. Yes, a few years ago he really helped me with my burned throat. Allora, mo che cacchio. Perché comunque non lo so, perché il fatto che comunque è vero che è sospettato, però bisogna capire, cioè non può aver ucciso il dottor Clerk perché prendendolo da dietro il sangue non ha macchiato, diciamo, nella zona delle braccia, dei polsi. Facciamogli credere che è innocente, va, giusto per fargli, magari lo facciamo parlare. E lo usiamo. No, non è questo allora, sbagliato. Deve essere allora il primo. Ok. Take this. It will help you. Thank you. Oh, good God, my shirt is covered in blood again. Bon. I now know where the bloodstains Mrs. Marbury saw came from. Are you well enough to speak? Yes, I feel much better. Ecco, adesso sappiamo che lui tossendo sputa sangue. Di che dei testimoni lo hanno visto nelle tre città. You were seen at all the crime scenes. Yes, I was. I travel a lot, but not for pleasure. I am terribly unwell in trains. But I had to respect my engagements. My employer gave me very precise written instructions about the towns I had to visit. Let's see. The company you claim to work for, Silky Legs, has never heard of you. And as for these letters they sent you, they were written on your own typewriter. The company sent me the typewriter when I started working for them. Yes, but the letters were received afterwards.
Allora, quindi si direbbe quindi che le abbia battute a macchina prima di spedirsele. Bah, che cacchio gli dico mo qua? Diciamo il triangolo. It proves that you wrote them. I may have. Ok. Good God! I don't know what's happening to me. My head hurts terribly. He is prey to a terrible anxiety. Is it remorse? Or simply the pressure of the questioning and the train journey? Allora, He is in no state to reply. proviamo a dargli qualcos'altro. Diamogli questa roba qua, va? Per il mal di Take testa. this. It will help you. Oh, I think I'll be fine. Let us see, Cust. Look at me. You know very well that you committed these murders? Yes, I know. But I'm not wrong in saying that you do not know why you committed them. No, I don't. Ok. Let us leave Cust alone. He's at the end of his tether. Ok, allora dunque, vediamo un po'. C'erano un aggiornamento, vediamo. Non nega di aver commesso tali crimini, ma non se ne ricorda. Questa è l'ultima, diciamo, voce che è uscita adesso dopo l'interrogatorio. Va bene, allora, dobbiamo andarcene allora. And what conclusions have you drawn? Plenty. It might help us to understand him a little better. Let us now try and get our brain Qua le cells nostre to work. solite cellule grigie. Allora, qui ce ne sono un casino. Soffre di emotisi o emotisi, non so come cacchio si dice. Sostiene di non aver scritto le lettere, aveva del sangue addosso, ha un problema alla gola. Un assassino avrebbe conservato articoli su tutti i suoi crimini, ma lui ha soltanto, diciamo, il giornale soltanto sul terzo omicidio. Soffre di crisi di assenze, Sir Mark è stato attaccato da dietro, non sembrava riconoscere Poirot, non aveva alcun motivo per ucciderli e la signora Marbury l'ha visto la camicia di classe macchiata macchiata. Allora, dunque, dobbiamo... Allora, la prima è soffre di emotisi. Poi ha un problema alla gola e soffre di crisi di assenze. È fragile mentalmente e fisicamente, non è esattamente il profilo dell'assassino. Ci sono degli indizi che non quadrano con la colpevolezza di Cast nell'omicidio di Charleston. Allora, dobbiamo dire che la signora... Questo qua, la signora Marbury ha visto la camicia di Cast macchiata alle asole. E quest'altro, Sir Mark è stato attaccato da dietro e il sangue è schizzato verso il mare. Ci si aspetta che le maniche della camicia assassina siano macchiate, non le asole. Ci sono degli indizi non compatibili con la colpevolezza di Karst. Non sembra riconoscere Poirot. E un assassino dovrebbe conservare gli articoli su tutti i suoi crimini, non solo su uno. Non possiamo ancora essere sicuri della sua colpevolezza. Possiamo affermare con certezza che Cast è colpevole? Dobbiamo selezionare. Non aveva alcun motivo per ucciderli e sostiene di non aver scritto le lettere.
innocente, quindi forse allora questo potrebbe essere innocente, ragazzi. Abbiamo magari preso l'assassino sbagliato o il sospettato Don't see sbagliato. any clearer than before. This is worse. There is one point to highlight. C'est curieux. Cust admits that he killed, but he does not know why. What did Dr. Thompson say? Even if Cust killed while in an altered state, it still must have been his deepest desire. He must have had a motive. Let's keep it simple. Never mind his motive. He confessed. But you see, he can confess to anything and everything. He denied the murders and then he confessed to them. He confirmed that he never typed the letters. Then, with great ease, I managed to get him say quite the opposite. Come on, he behaved like a guilty man. He lied to his landlady. Because deep down he believes himself guilty. From the papers, he noticed that he had always been at the scene of the crimes. He must think that he killed and then simply forgot what he had done. How can you be so sure? Let us look at his psychological profile. You will understand my point of view. Let us now try and get our brain cells to work. Ok, dunque. Cust è intelligente. Allora. Vediamo un po'. Allora, aveva del sangue addosso. Ah, non era per divertimento, stava sempre male in treno. Carte parsimonioso. Conserva le matite. Poi qui l'esercito è l'unico posto in cui non si sentiva inferiore. Era esitante e timido. Poi questo qua che c'è scritto: sospettavo di lui da un po', ma sembrava così innocuo. La dichiarazione della signora Marbury. E poi la dichiarazione di Tora Gray: media altezza, occhiali, abito scuro e cappello di feltro. Allora, noi adesso per questa prima domanda dobbiamo selezionare questo, la dichiarazione proprio dell'assassino. L'esercito era l'unico posto in cui non si sentiva inferiore, quindi dobbiamo selezionare questo qua. Ok, è sicuro di sé. Allora, dobbiamo selezionare era esitante e timido. Allora, vediamo. Sì. Sicuro di sé e influenzabile. Cust è un seduttore. Dobbiamo selezionare questo. Non era per divertimento. Stava sempre male in treno, ma doveva andare a vendere le sue calze in tutta l'Inghilterra. Quindi è questo. Ma oh. Ah no, scusate, ho sbagliato. Questo qua, media altezza, occhiali, questo qua. Senza fascino, scusate, ho sbagliato. A Cust piacciono i treni? Direi proprio di no. Perché stava sempre male, non gli piacciono i treni. Cust è impulsivo. Dobbiamo selezionare questo, la dichiarazione della signora Marbury. Sospettavo di lui da un po'. È freddo, quindi è generoso. Cust è parsimonioso. Avaro addirittura. You see? Cust's character is quite the opposite of the murderer's. But if he's a madman, can we really talk about his character? You know very well that our murderer does not behave like a psychopath. Apart from the signature, there is no ritual or repetition in the choice of victims. Very well, you're right as always.
So we have no confession, no culprit, no suspects, nothing. And all that after 2 months of inquiry? What should I do? Have faith. Just give me 24 hours. Ok, allora ragazzi, adesso noi dovremo tornare a casa. Siccome è già passata un'ora, interromperò qua la live e penso che settimana prossima dovremmo finirlo completamente. Quindi io pensavo di finire entro sera, invece no. Quindi per il momento è tutto, grazie per avermi seguito, mi raccomando, commentate, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Anzi no, aspettate un attimo, prima facciamo una cosa, dobbiamo vedere... Ah no, niente, no, avevamo già visto. Vediamo qui cosa dice, torna a casa, ok. Niente, grazie per avermi seguito, mi raccomando, commentate, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Dal vostro Anthony, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi!